Simona Nocco, osteopata, pioniera della pole dance, almeno per quanto riguarda il centro Italia. Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno e benvenuta nel mio podcast. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Questo è il podcast Peso le parole e ti spiego un po' qual è l'obiettivo di questo format. Peso le parole è nato per fare luce e fare una divulgazione consapevole sul mondo dell'esercizio motorio e tutte quelle discipline, categorie e scienze affini. La nutrizione, l'osteopatia, ovviamente tutte le discipline artistiche motorie. Perché? Perché secondo me la comunicazione del fitness mainstream ha preso veramente una piega bruttarella, molto incentrata sull'estetica, vestita da salute e amor proprio, quando in realtà ci sono sempre sotto criteri estetici e anche una comunicazione molto guru, molto incentrata sul questo assolutamente non lo fare, questo invece ti risolverà la vita. Ok, posso fare un'aggiunta? Certo! Anche molto brandizzata, secondo me, della Ovvio. serie. Se non hai il completino tal dei tali non sei nessuno e non vai da nessuna parte. Guarda, questa è anche la cosa affascinante, che avendo un ospite ogni settimana, ogni ospite porta la sua fetta di esperienza e di competenza su questi argomenti. È proprio il motivo, è proprio il senso del podcast, cioè il confronto continuo con professionisti diversi fa per forza crescere il contenuto. E il mio obiettivo è anche dare possibilità di orientamento migliore alle persone che magari vogliono intraprendere un percorso per la propria salute psicofisica. Perché Simona Nocco, osteopata e insegnante e pole dancer, e anche imprenditrice? Sì, assolutamente. Perché trovo che tu metti insieme due argomenti molto interessanti dal punto di vista dei luoghi comuni e in generale della chiarezza a livello di comunicazione. Ultimamente mi sono imbattuto in alcuni professionisti in ambito scientifico, biologi ma anche di altre figure, che sono molto arrabbiati con gli osteopati perché c'è sempre questa cosa che qualcuno incentra la propria comunicazione non tanto sul mostrare e mettere in lustro le proprie competenze, ma dire non ti fidare di quella categoria perché sono tutti stregoni, guru, eccetera. Ora, voglio dire una cosa. È sicuramente consigliabile basarsi su iter tradizionali, titoli e tutto quello che è suggerito a livello scientifico per occuparsi della propria salute psicofisica. Ma da dove nasce tutto questo potere magico ai personal trainer come me, agli osteopati come te? Nasce dal problema che in Italia prenotare una visita in ortopedia o con un fisiatra o comunque con appunto figure sanitarie che si occupano tradizionalmente di salute dell'apparato strutturale muscoloscheletrico è molto complicato, se non vuoi aspettare è molto costoso e purtroppo non voglio dire la maggioranza delle diagnosi, però nella mia esperienza e nell'esperienza dei miei clienti e dei miei parenti, potrei dire in tutti i casi fondamentalmente, ma magari sono stato sfortunato io, le valutazioni poi sono diagnosi strumentali e lettura dei referti strumentali e quindi poi iter classici come possono essere TECAR, interventi farmacologici, eccetera, eccetera. Ovviamente poi spesso questo porta a frequentare magari un fisioterapista e lì ci sono buone speranze di ampliare le vedute a ginnastica correttiva, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Che molto spesso purtroppo le persone non risolvono. Se queste persone per caso, per fortuna, intercettano un bravo personal trainer o un bravo osteopata che magari gli suggerisce un esercizio correttivo corredato da manovre correttive, eccetera, molto spesso succede che queste persone stanno immediatamente meglio e anche in modo cronico-sistemico, cioè questi miglioramenti vengono mantenuti finché ovviamente il paziente, il cliente è in linea con quello che è stato trovato dall'osteopata o dal kinesiologo. Ovviamente. Quindi qual è la riflessione che voglio portare io? Non sono gli osteopati e i personal trainer che si devono arrogare il diritto di dire se c'è un mal di schiena, vedi prima
se c'è da fare una correzione posturale, un esercizio correttivo, eccetera, eccetera. Cioè non siamo noi quelli esageratamente bravi che stanno invadendo lo scenario della salute motoria, della salute dell'apparato muscoloscheletrico con metodi non tradizionali e non scientifici, che poi qua, vabbè, è un altro capitolo. Il problema è che c'è carenza di là. Quindi io mi trovo a dire, tu devi, a chiunque, è vero che devi sempre scegliere una figura come un fisiatra, un ortopedico e passare per l'iter più tradizionale e più scientificamente validato, anche se pure qua, eccetera, eccetera. E, piccola parentesi, seguo una pagina interessantissima che si chiama Clinica del Running. Hanno pubblicato un articolo, magari in qualche modo qualcuno lo troverà, dove in pratica hanno visto, c'è evidenza sul fatto che la chirurgia ortopedica che viene effettuata in Italia non è evidence based, cioè si basa su protocolli e su iter che sono stati esageratamente sorpassati. Va bene, detto questo, quindi... Posso fare una piccola aggiunta Certo. anche su quello che tu hai detto? Allora, il problema credo che nasca anche molto dal fatto, diciamo ci sono due ordini di problemi. Allora, il primo problema è il fatto che non c'è collaborazione fra le varie figure professionali. Quindi, a partire dal medico, che dovrebbe ad un certo punto, capito qual è il problema, indirizzare comunque il paziente laddove il paziente può effettivamente trarre un beneficio. Quindi, se deve fare delle sedute fisioterapiche o ha bisogno di sedute osteopatiche, perché poi magari parleremo meglio dell'osteopatia, perché magari il problema non è un problema che deriva dal muscolo scheletrico, dovrebbe essere in grado di poterlo indirizzare in maniera assolutamente chiara, senza avere, però ho paura, il paziente è mio, io sono il medico, io sono il guru, tra virgolette, quindi sono io che decido. Primo ordine di problema. Quindi ci dovrebbe essere tra le varie figure sicuramente una maggiore collaborazione, così come non si dovrebbe peccare di presunzione. Cioè, se io non sono in grado di poter risolvere il tuo problema, ma ti devo indirizzare da qualcun altro, io devo avere l'onestà intellettuale e professionale di dirti: non posso risolverti il problema, ti consiglio questa figura professionale che non sono io. L'altro ordine di problema nei confronti dell'osteopatia in particolar modo è, permettimi di dirlo, anche una spettacolarizzazione dell'osteopatia stessa. Questo tu dici che ci sono delle figure professionali un po' arrabbiate con gli osteopati. Da un lato anch'io sono un po' arrabbiata con alcuni colleghi perché spettacolarizzano troppo l'osteopatia attraverso quelli che sono i trust, ovvero le HVLA, quindi i famosi scrocchi dell'osteopata. E anche lì, come dire, bisogna un attimo fare attenzione, poi magari ne parliamo un po' meglio. Sì, perché ti spiego, io volevo fare luce proprio sulla comunicazione alla base, cioè il mio discorso qual è? Premessa che è giusto rispettare gli iter che sono più validati e più dimostrati scientificamente e più sicuri, perché in teoria se noi approcciamo a queste figure dovremmo essere al sicuro, quindi dovremmo avere il massimo della chiarezza e della efficienza, efficacia della diagnosi e il massimo dell'efficienza e dell'efficacia nei trattamenti. Quello che voglio dire io a questi influencer che ogni tanto si scagliano contro gli osteopati o il personal trainer, che appunto il problema è che io ho risolto molti mal di schiena a persone che avevano fatto diverse valutazioni e diversi tentativi. Questo è successo anche a te e continuo a dire: non sono io che sono particolarmente bravo, è di là che c'è un problema. Quindi invece di fare la guerra sul fatto di non andare da quelli come Simone e Massimo perché lì non è un protocollo sicuro, non è roba sicura, perché non fai un lavoro migliore tu? E perché non fai vedere l'efficienza del tuo metodo? Perché coincidenza, questi profili qua fanno solo contenuto, non fanno mai il proprio caso studio, cioè non ti dicono guarda, questa persona ha frequentato un osteopata per un anno, ha fatto ginnastica con un kinesiologo per un anno, non ha risolto nulla perché guarda un po', io da ortopedico, io da fisiatra ti faccio vedere che cosa andava fatto. Però tu hai detto una cosa importante che è individuale.
Cioè il problema dei protocolli, e questo penso che sia proprio il problema forse della medicina, è che questi protocolli sono dei protocolli che vengono utilizzati su tutti, no? Secondo quelli che sono le statistiche maggiori, no? Però la persona è un individuo, quindi Massimo non è uguale a Simona. Simona non è uguale ad un'altra persona, quindi il protocollo alla fine a che serve? Per chi è? Sì, poi è vero che teoricamente è tutto individualizzato. Comunque, torno a dire, c'è un grosso problema di comunicazione e anche di ego in quel caso, perché appunto non sono io che mi sto arrogando delle qualità magiche, è di là che c'è un problema. Cioè, rompono le scatole a noi, ma non siamo noi sopra la media, è di là che c'è un problema. Questo è il mio discorso. Quindi, prima di indirizzare la persona, bisogna vedere l'efficienza dei metodi. Il metodo più efficiente per la persona è quello che a noi professionisti della salute, che siano semplici kinesiologi o osteopati o che siano illuminate persone con plurispecialistiche mediche, penso che vogliamo tutti il benessere della persona. Quindi quello che porta più efficacia è sicuramente quello da promuovere di più. O forse non tutti vogliono il benessere della persona, perché che succede? Piccola finestra psicologica, qui vengono un sacco di psicologi e psicoterapeuti ospiti e io piano piano mi sono fatto le ossa anche grazie a loro. Quando noi veniamo spesso delusi da figure che hanno un'autorità nella loro competenza, noi piano piano entriamo in una crisi, ok? Cioè abbiamo un problema nel dare fiducia. Si prendono due strade. O mi fido solo di quelli non autoritari, e lì nasce il grosso problema di persone che non danno più un briciolo di fiducia alle figure consone per percorsi sulla salute, o il problema opposto. Cioè si diventa una specie di militante di chi vi dovete fidare. E non mi interessa se risolvi o no. Non ci devi andare dall'osteopata. Quindi non c'è tutto questo interesse alla salute della persona. Tanto è vero che il post che ho letto che mi ha mosso questa riflessione, sotto, nella caption, questo professionista ha scritto: e lo so che adesso ci saranno centinaia di miei followers che scriveranno testimonianze positive del loro trattamento osteopatico, ma non mi fate perdere tempo. Quindi qual è il discorso? Tu stai insultando tutte quelle persone che ti verranno a dire, dice guarda quello che ti pare, io ci sono stato all'ortopedico, dal fisiatra, quello che ti pare, poi ho fatto 5 sedute di osteopatia, poi ho seguito quegli esercizi e mi ha dato l'osteopata con una persona che era in grado di prescrivermeli, di farmeli fare correttamente, io ho risolto. Sei un cretino. C'è un problema. Ma ce n'è più di uno. Ok. L'altro luogo comune molto figo, molto interessante, che sarà bene trattare con te, è proprio lo scenario della pole dance, perché tu hai portato la pole dance a Roma Allora, ufficialmente nel 2007, però avevo già iniziato un pochino prima. La storia poi è abbastanza divertente, poi ne parliamo. Mamma mia, nel 2007 non immagino proprio a che sei andato incontro. Già. Qui c'è un mio aneddoto interessante. Io ho avuto modo di avvicinarmi alla pole dance e sono rimasto sconvolto dall'intensità muscolare, dallo sforzo e da quanto la pole dance come disciplina di ginnastica aerea sia molto, uso questo termine perché secondo me rende l'idea per chi non conosce la pole dance, sia molto più vicina al calisthenics che al ballo, che all'intrattenimento. Cioè uno pensa all'exotic, perché poi ho imparato anche a capire le varie sottocategorie, no? Quindi uno pensa al tacco gigante, al ballo sexy, poi in realtà dici no vabbè, ma quella è una piccola categoria, è una piccola disciplina, è una specialistica, come lo vuoi dire? Ma tutto il resto è non solo ginnastica vera e propria, ma anche di altissimo livello, perché serve tanta flessibilità, una marea di forza, sopportare stress meccanico degli attriti, degli impatti. Cioè io sono rimasto folgorato da quanto sia
ginnica e complessa e al di fuori dall'intrattenimento. Tra l'altro, una cosa che è fighissima ma mi ha entusiasmato, che a un certo punto parlavo con una pole dancer di tacchi e dicevo, io non li trovo poi sensuali sti tacchi giganti, e mi ha spiegato un'altra cosa illuminante, dice sì, ma se ti metti quelli più corti ti fai male. È vero. Quindi uno pensa che è una roba di esagerazione dell'intrattenimento della parte visiva, è invece uno strumento di protezione. Sì, è vero, perché comunque, a parte il fatto che, prendendo per esempio sempre l'exotic è veramente tanto cresciuto negli ultimi anni, tant'è che oggi l'exotic è quasi un exotic acrobatico e a tratti anche molto più pesanti di quella che è la pole dance classica. E siccome è tutto basato su salti, cadute sul collo del piede, cadute sulle ginocchia, i tacchi vengono tanto utilizzati come uno strumento di attrito, quindi di scarico quasi appunto della forza di caduta. Assolutamente sì, però la pole dance è veramente tanta roba anche soprattutto da un punto di vista di coordinazione motoria. Questa è una cosa importante, cioè tu devi attivare più parti del corpo contemporaneamente, cercando di non farti male, cercando di rapportarti con un attrezzo che non si usa solitamente, e quindi è tanta roba. Io ad esempio ti racconto questa cosa perché secondo me è molto interessante. Ho una paziente che è diventata dopo paziente, in realtà lei nasce come allieva. È una signora, diciamo, grande di età, e sta molto bene fisicamente da un punto di vista di muscolatura, però ha purtroppo una malattia neurodegenerativa, perché lei ha il Parkinson, e lei utilizza la pole dance e anche un'altra attività sempre che faccio io per migliorare la sua coordinazione e per mantenere proprio la coordinazione e le sue capacità di movimento più efficienti possibile, con dei miglioramenti assolutamente incredibili. Quindi lei ha unito la pole dance più quest'altra disciplina che comunque insegno sempre io e l'osteopatia. Quindi abbiamo proprio trovato diciamo il trade union per cercare di migliorare la sua qualità di vita, e secondo me questa è una cosa bellissima. Direi che abbiamo fatto un'ottima panoramica su quello che approfondiremo nell'episodio, ma iniziamo da te. Da dove nasce la passione e che cosa c'è nel tuo background professionale e sportivo? Ok, allora io in realtà ho studiato danza fin da piccolina, quindi sono abbastanza grande, quindi all'epoca non c'era il contemporaneo, se no avrei studiato il contemporaneo, e quindi ho, diciamo, iniziato a studiare come tutte le bimbette di 4 anni la danza classica, facendo ore e ore e ore di sbarra, quindi proprio di tecnica di sbarra all'impiedi. E poi ho fatto il mio percorso passando dalla danza classica alla danza moderna all'epoca, e fino all'età più o meno dei 17 anni. Poi ho abbandonato e ho iniziato a fare altri sport. In tutto questo poi facevo anche nuoto a livello agonistico, poi ho intrapreso il pattinaggio artistico, quindi facevo 35 sport insieme. Pattinaggio artistico per cui facevo a rotelle, quello a 4 rotelle poi, per cui facevo anche le gare, facevo i salti, e poi crescendo pian piano ho iniziato a cambiare sport. Ovviamente ho passato quel periodo della mia vita come tutti gli adolescenti in cui non vuoi più fare niente perché vuoi uscire, vuoi andare in discoteca, hai il fidanzatino e quindi ti disinteressi. Poi ho ripreso, ho iniziato con capoeira e ho continuato poi con varie attività che però non mi soddisfacevano più di tanto. Quindi un giorno, sempre tornando alla pole dance, o meglio allacciandoci alla pole dance, un giorno un'amica di mio marito mi dice: ma lo sai che sono andata a fare un'attività troppo figa? Io, dimmi che cos'è? Guarda, è la lap dance. Io me la guardo e faccio: ma che è sta roba? Questo accadeva veramente nel 2006, forse pure 2005. Sì, vado da questa insegnante, lei in realtà è un'insegnante di palestra, lo facciamo in un posto assurdo che è un bowling che ha sotto una sala che è una specie di privé discoteca con un bancone altissimo, con questi 2 pali, devi assolutamente venire. Io, siccome sono una curiosa di natura,
Telefono a questa insegnante, molto simpatica lei al telefono, e prendo questo appuntamento per una lezione prova. Questo a Roma? Questo a Roma, in zona, aspetta che cerco di ricordarmi, dalle parti non della Pisana, di Casal, dove c'è Idromania, adesso non mi viene proprio bene la zona, comunque dove c'è Idromania, da quelle parti lì. Vado, per trovare il posto è stata un'impresa, mi infilo dentro questo bunker dove c'era effettivamente un locale con dei divanetti, era una sorta di privé, su questo bancone che sarà stato alto, palchetto che sarà stato alto 3,5 metri, quindi anche con il rischio che se cadevi te fracassavi tutto, con questi 2 pali sottilissimi proprio a ridosso del termine di questo palco, quindi veramente rischiavi la vita. Inizio questa attività, mi diverto tantissimo, l'insegnante in un certo qual modo si innamora di me perché vede le linee, vede insomma un minimo di abilità esatto fisica, e quindi inizio questo percorso. Inizio questo percorso fino a quando ad un certo punto prendo confidenza con questa insegnante e lei mi inizia a parlare del suo tentativo di portare questa disciplina all'interno della palestra dove lavorava, ma che non le davano credito e che comunque non riusciva a trovare poi l'attrezzatura, tante cose. Quindi alla fine io ero in un periodo anche abbastanza di crisi personale professionale e le dico vabbè, ma scusa, ti aiuto io, iniziamo qualcosa insieme. E quindi da lì abbiamo iniziato a creare un po' un business e abbiamo portato il primo corso in una palestra insieme, dove lei faceva effettivamente l'insegnante e io facevo tutta l'altra parte, quindi quella organizzativa, quella di marketing, comunicazione e quant'altro, e da lì abbiamo iniziato. Questo è stato la mia amica ha lasciato perché quando ha visto che diventava troppo faticoso e quindi era molto meno di intrattenimento, lei ha detto no, non fa più per me. Vabbè, ovviamente poi ci sono migliaia di aneddoti che ci puoi scrivere un libro. Sì, ma lasciamo stare. Sì. Sì, tra l'altro anche sul discorso che ho fatto di introduzione sui luoghi comuni e le cose viste dal di fuori, per esempio anche sul discorso dell'osteopatia, no? Anche lì veramente da dentro le cose sono molto diverse. Non dico una cosa che mi chiuderanno il canale, però speriamo di no. E anche il discorso di, per esempio, riconoscere l'osteopatia accademicamente, io ho sentito dire alcune figure abbastanza importanti in osteopatia pubblicamente: sì, stiamo lavorando per questo, e al di fuori della camera speriamo che non succeda perché la scuola mi porta bei soldini. Però anche qua ci sono un sacco di aneddoti che non possiamo dire. Allora sì e no, in questo momento chiaramente l'osteopatia è sotto i riflettori. Si sta ancora decidendo per quest'albo professionale. In realtà c'è effettivamente un albo professionale che non è riconosciuto e che si può dire perché è il ROI, quindi Registro Osteopati Italiani, che però non è a tutti gli effetti un albo professionale perché ancora non è riconosciuto, cioè la figura dell'osteopata è riconosciuta, quindi è stato effettivamente definito l'ambito di quello che l'osteopata può fare, però non c'è ancora un albo professionale realistico. Quindi in questo momento c'è un iter che si sta portando avanti da diversi anni per cercare di disciplinare l'osteopatia e per cercare di creare poi dei corsi universitari e quindi che porteranno alla chiusura delle scuole private. Allora, potrebbero portare alla chiusura delle scuole private se c'è chiaramente l'interesse di volerle chiudere. Sarebbe, dal mio punto di vista, meglio invece cercare di collaborare con queste scuole private, chiaramente selezionando quelle che sono le più meritevoli da un punto di vista di programmi, di professori, di docenti. Però oggettivamente andrebbero integrate, perché non si può pensare di fare un'università di osteopatia con persone che di osteopatia non ne capiscono nulla, ma perché non è il loro compito. Quindi siccome è uscito poco tempo fa un articolo proprio su queste 2 università che stanno avviando i corsi, una è nel centro Italia e l'altra è nel nord Italia, e pare che tra i professori
non ci saranno osteopati, quindi saranno tutte figure appartenenti all'ordine medico, appartenenti ai fisioterapisti, appartenenti anche ai docenti dell'Università di Scienze Motorie. Ma gli osteopati dove stanno? Mi ha fatto venire in mente che in quel post che ti dicevo, che mi ha illuminato questo argomento, a un certo punto una follower ha scritto proprio il discorso che stanno avviando i corsi universitari, e questa persona ovviamente cosa ha risposto? Non significa nulla, perché all'università c'è anche omeopatia. Quindi qual è il senso? Anche lei era un imbecille, secondo questo influencer. Però a volte è proprio un odio, una polemica cieca senza alcun senso. Cioè, guarda il podcast, cioè io voglio portare argomenti più evoluti possibile a livello di competenze, ma anche a livello culturale, per far orientare meglio le persone. Quindi lì, invece di fare la polemica cieca, ancora una volta, invita le figure che secondo te vanno seguite e spiega tutti gli iter, tutti i pro, tutti i contro. Cioè, io voglio farlo con tutte le persone che incontro. Infatti anche con te parleremo di vantaggi e svantaggi degli argomenti e delle competenze, delle discipline di cui ti occupi tu. Quindi sempre lì peso le parole, che appunto non è un caso che è il titolo del podcast. Okay. Quindi andiamo al contrario. Sì. Abbiamo capito lo scenario più o meno dell'osteopatia, ora come ora, ma tu come sei partita come osteopata? Allora, io sono partita come osteopata, in realtà è nelle mie corde da sempre. Devo essere sincera, a me piace comunque proprio l'idea di prendermi cura della persona, quindi di poterla aiutare a sentirsi meglio anche psicologicamente, che posso dirti, anche a capire, ok, magari non sono fantastica fisicamente, però tutto sommato, anche attraverso il movimento che faccio, mi piaccio. Aggiungo una cosa, Sì, è fantastica fisicamente, sempre una pillola antidisturbo del comportamento alimentare, siamo tutti fantastici fisicamente. esatto. Quindi la signora, se sta a casa, è fantastica. Sì, la signora se sta a casa è fantastica, assolutamente. Allora, io ho iniziato in realtà a studiare osteopatia dopo aver intrapreso un corso da insegnante di yoga. Mm. Quindi ho fatto tutto il mio percorso, che è durato all'incirca 2 anni e mezzo. Ho preso questo patentino per diventare insegnante di yoga e durante quel corso in realtà ho conosciuto un osteopata che mi ha evidenziato attraverso le spiegazioni nel suo corso. Lei faceva un corso di anatomia fondamentalmente, però lei ha iniziato ad evidenziare delle cose che secondo me erano molto illuminanti. Quindi lei per me è stata una sorta di luce, di torcia accesa nel buio. E a quel punto ho detto, ma che figata, fammi un attimo capire meglio che cos'è, fammi un attimo capire meglio di che cosa si tratta. Ho iniziato a farmi trattare da lei. In realtà io mi ero già fatta trattare da un osteopata, perché ho avuto tra i 25 e i 26 anni una protusione, la più classica ovviamente, di un disco L5S1, esatto, che mi ha diciamo abbastanza infastidito, quindi io mi bloccavo, avevo proprio il colpo della strega. Le ho provate di tutte, a parte il fatto che chiaramente mi imbottivano di qualsiasi antidolorifico possibile e immaginabile e di qualsiasi antinfiammatorio possibile e immaginabile, con ovviamente risultati immediati, ma poi alla lunga no. Mi feci trattare da questo osteopata che mi trattò 2 volte. Io sono stata bene per mesi, ed ero in acuto, tra l'altro, in fase acuta. Quindi ritornando ai giorni un po' più odierni, dopo questo corso mi faccio trattare da questa osteopata e oggettivamente risolvo tanti problemi. Io andai da lei per un problema alla spalla sinistra, che ovviamente non dipendeva tanto da una problematica strutturale alla spalla sinistra, ma dipendeva da altro. Poi magari lo vediamo meglio, e ho risolto. Quindi da lì ho detto, ma io voglio assolutamente fare questa cosa, è fighissima. E da lì ho iniziato il mio percorso, che è durato 6 anni abbondanti. Tutti i giorni, cioè come un'università, forse anche peggio, tutti i giorni. Con corsi la mattina, tirocinio il pomeriggio,
tirocinio esterno che ho dovuto fare, e grazie a Dio, e così. Sì, il futuro è sicuramente l'integrazione tra le figure, meno ego, meno polemiche, più ginnastica, perché per esempio il discorso delle lombosciatalgie, dolori alla colonna in generale, io non ho... Allora, perché sono perplesso? Perché tentenno a dirlo? Perché a volte mi dicono non lo dire, forse è troppo, non lo dire, forse è troppo, ma è la verità. Io non ho mai incontrato una persona con un mal di schiena che non è migliorato con gli esercizi giusti. Sì, certo. Non mi è mai successo di dire, io parto sempre con provo quello che trovo inerente a un'eventuale sindrome dolorosa, provo a rinforzare, ad allungare, a mobilizzare, a stabilizzare, non so dove arriviamo. Niente, sempre arrivati a meta. E che succede? Anche l'esercizio si collega all'osteopatia, perché tante volte io con l'esperienza ho capito che se c'è una parte residua o di alternanza tra sindromi dolorose più o meno intense, dico guarda, lì siamo arrivati perché quel distretto ora è stabile, quel gruppo muscolare ora lavora bene, probabilmente c'è da fare un altro tipo di intervento. E viceversa, osteopati che collaborano con me che fanno il Assolutamente. contrario. Sì, sì. Cioè dicono guarda, io le manovre le sto facendo, vedo che se manchi per 2 o 3 mesi torni indietro. Perché? Perché c'è delle forze di trazione, di compenso che magari devi fare un lavoro o di rinforzo, mobilizzazione, insomma un lavoro motorio. Io ci metterei anche un'altra figura professionale, che è l'ognatologo. Guarda, ultimamente parlavo di plantari e in un attimo siamo arrivati a parlare di ignatologia. Tra l'altro questi giorni lo sto cercando perché... Io ne ho uno molto bravo se vuoi, poi ti do il contatto. Ottimo, perché è una figura estremamente importante. L'ognatologo fondamentalmente si occupa di disfunzioni, insomma, di tutto quello che riguarda il distretto mandibolare e cervicale. Non so come dire in altri termini, ma è l'ATM, quindi Sì, è l'ATM, l'articolazione temporomandibolare, sì. che adesso prevede però poi anche comunque tutto sommato Atlante, Epistrofeo e Occipite, perché poi sì, e poi tutto questo è anche collegato agli occhi, cioè in realtà va al bacino, alla masticazione, assolutamente, alla deglutizione. Va fatto tutto un discorso proprio anche di quelli che vengono chiamati in osteopatia le strutture orizzontali, ovvero i diaframmi. Se questi non sono ben orientati e non funzionano bene fra di loro, non si parla solo del diaframma toracico, che è quello più conosciuto, ma se non funzionano bene fra di loro e c'è uno squilibrio di più di uno, questo crea squilibrio a tutti i vari diaframmi. Quindi... Ma veramente ultimamente ho letto un sacco di pubblicazioni proprio dall'organizzazione degli interventi plantari e ci sono delle università in alcune nazioni che sono andati estremamente oltre e ormai chi fa plantari, chi fa protesi del bacino, chi si occupa di denti hanno sempre un ognatologo accanto. In Italia, se tu chiedi a mio papà che cos'è un ognatologo, no, non lo sanno. Ma come il logopedista è quasi una figura per se tuo figlio è estremamente problematico. Quasi tutti avremmo benefici a livello motorio dalla logopedia. Però vabbè, qua argomenti infiniti, ma ci saranno gli episodi idonei. Esatto. Quindi ritorniamo sulla pole dance dal punto di vista però dei luoghi comuni. Parlaci, quanti ce ne puoi elencare e quanto sono falsi? Allora, guarda, il più classico ovviamente è quello di accomunarla alla lap dance e già c'è un errore proprio di traduzione, perché lap dance è la danza sul grembo, ma lo dice, se qualcuno sa insomma un po' un minimo di inglese basico lo dovrebbe sapere. Quindi primo errore, lap dance, non c'è lo strumento palo, si fa una danza sensuale sul grembo, sulle cosce, sulle gambe del partner. Prima cosa. Seconda cosa, ma allora tu fai la pole dance perché poi la sera ti vai ad esibire negli spettacolini dentro i locali e ti spogli. Ma perché devo farlo per forza, senza nulla togliere a chi lo fa? Quindi questo è sicuramente il luogo più comune. Poi l'altra cosa divertente è, ma fai la pole dance, allora ci fai qualche spettacolino di intrattenimento? Perché mi stai offendendo in questa maniera? Se neanche sai di che cosa stiamo parlando. Quindi indubbiamente c'è una profonda, adesso di meno perché poi è stata sdoganata
anche grazie a tutti i vari programmi televisivi che ci sono stati, no? Quindi Tu sì che vales, piuttosto che, adesso non me li ricordo come si chiamano, sono miliardi. Però c'è ancora un po' di ignoranza, ci sono persone che ancora ti guardano e dicono: ah sì, ne ho sentito parlare, ma è quella cosa sexy con il palo. E questo è il più comune in assoluto. Tra l'altro, oltre l'aneddoto sui tacchi come strumento di protezione, l'altro aneddoto che ho capito è il fatto che la pelle fa attrito e i vestiti no. Sì, assolutamente. Quindi ci stanno dei reel carini di pole dancer che fanno la dimostrazione, dicono ok, volete che mi vesto, vi faccio vedere vestita come funziono e scivola in tutti i modi. Assolutamente. Poi qualcuno mi ha detto che in realtà se sei brava lo fai anche vestito. Allora, se sei bravo lo fai anche vestito perché utilizzi chiaramente la struttura muscolare, e poi se non devi utilizzare tanto comunque le prese delle gambe lo puoi anche fare, no? Però è chiaro ed evidente che è molto 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 più difficile, a tratti anche pericoloso, io ti direi, perché magari non stringi bene un capo popliteo e te ne vai giù come una pera, cioè anche no. Poi- Ci sono però dei vestiti che hanno tirato fuori per le più freddolose negli ultimi anni, che sono tutti i famosi sticky. Fanno grip. Sì, i famosi sticky wear, quindi sono tutti vestiti che tu utilizzi che hanno magari degli inserti in lattice piuttosto che in modo tale che tu ti possa un pochino tenere meglio. Che poi guarda quante cose paradossali. Siamo nell'epoca dove non facciamo altro che parlare di accettazione. Io sono in un ambito che è proprio il imbattuto come paradossi, perché veramente è pieno di fitness influencer. Ne parlavamo anche prima. C'è gente che fa partire il video completamente nudi in pratica, sia maschi che femmine, e poi parlano di accettazione, di non basare i percorsi di ginnastica sull'estetica. Vabbè, questo è un argomento tanto che è tornato spesso, continuerà a tornare, quindi con te parliamo di cose più interessanti, diciamo, e più che altro più rare nel mio podcast. Ok. Ci sono delle linee comuni tra l'osteopatia e la pole dance, o meglio, da osteopata, come vedi gli stimoli, i benefici, gli effetti della pole dance? E ti chiederei di elencare sia gli incredibili vantaggi, sia quelle cose che effettivamente da osteopata ti hanno portato magari a un'osservazione più tecnica. Allora, guarda, riallacciandomi a questa paziente di cui ti parlavo, indubbiamente il fatto di fare una attività che comunque è complessa perché devi usare tante cose e devi attivare davvero tanto il cervello e devi connettere il cervello e il cervelletto soprattutto con i muscoli. Quindi per quanto riguarda la coordinazione è sicuramente fantastica come disciplina. Poi l'altra cosa interessante è che noi donne per certi versi siamo un po' deficitarie di una muscolatura, diciamo, nell'upper body, no? Quindi un po' meno muscoli sulle braccia, un po' meno muscoli sulla schiena e un po' meno pettorali generalmente rispetto insomma ad un uomo, ma è fisiologico, Certo. è naturale, no? E molte si lamentano per l'appunto di questa mancanza di tonicità, soprattutto a livello degli arti superiori, quindi delle braccia. Quindi indubbiamente la pole dance aiuta tantissimo da questo punto di vista perché riesce a definire bene il deltoide, comunque il bicipite, riesce a dare delle braccia molto toniche. Quindi i benefici io li vedo tanto nella coordinazione, nella tonificazione di alcune strutture muscolari e di alcuni degli arti superiori, della schiena che è importantissimo, perché veramente i muscoli della schiena sono importantissimi per la pole dance, soprattutto il gran dorsale che è veramente, insieme ad altri due, non mi addentro troppo perché sennò facciamo una lezione di anatomia, non è quello che cerchiamo, però i muscoli della schiena sono veramente tanto importanti nella pole dance. Uno pensa, ma non ho i bicipiti, te servono dopo, ti servono in realtà per fare comunque bene gli esercizi di pole dance i muscoli della schiena e in realtà delle spalle, Certo. perché è tutto un lavoro di appenderti. L'altra cosa interessante è che il lavoro è tutto a carico naturale, quindi tu sfrutti il tuo peso corporeo
per effettivamente fare gli esercizi di pole dance. Quindi anche la muscolatura che si crea è una muscolatura comunque interessante, una muscolatura bella da un punto di vista armonioso, sempre se rispetti delle regole, che è non ti occupare solo della parte superiore del corpo, ma occupati anche della parte inferiore del corpo. E con questo mi riallaccio poi ti dico gli aspetti negativi. Io credo che in tutte le discipline che vengano praticate bisogna sempre aggiungerne altre, quindi la multidisciplinarietà è davvero fondamentale, quindi chi fa solo potenziamento non può trascurare lo stretching e viceversa, perché sennò veramente non fai un lavoro completo, quindi questo è. E allora, aspetti negativi. Aspetta che voglio introdurre Sì. un argomento che tanto arriverà, però Ok. lo introduciamo oggi. Te la dico brutale perché è divertente vederla così. Va bene. Ma carico naturale de che? Nel senso, ho capito, ovviamente lo so che vuoi dire, ma secondo me bisogna parlare anche di un fatto che carico naturale è medio, nel senso, gli esercizi a corpo libero, ovviamente noi, essendo esseri viventi che stiamo sulle nostre gambe, il carico naturale tendenzialmente è molto, cioè diventa più facilmente insufficiente sulle gambe, perché il nostro corpo è fatto per tenerci sulle gambe, ma è uno stimolo molto intenso sulle braccia. Cioè, che voglio dire che la persona che si interfaccia alla ginnastica aerea, al calisthenics, eccetera, è molto probabile che dopo alcuni mesi ha bisogno di allenare le gambe monopodalico, quindi più carico su una gamba sola, e poi ricorrere anche a allenamenti contro resistenza o balistici, balzi, eccetera. Sì, eccetera. assolutamente sì. Quindi perché ti dico carico naturale di che? Perché una trazione, soprattutto per un corpo femminile, è sì carico naturale, ma lo stimolo indubbiamente ci vuole una bella forza. È uno stimolo importante, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo, siccome le critiche che vengono poste spesso, no, da chi poi si approccia a determinate discipline sono, soprattutto dalle donne, questo io lo sento spessissimo, ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, no? Sento spessissimo, senti un po', ma io se faccio questa disciplina ma divento tipo Big Jim, cioè mi vengono delle braccia enormi, una muscolatura enorme tipo 2 cosce così, no, perché se così è vado a fare un'altra cosa. E questo è un po' un problema, perché poi quello su cosa volevo arrivare per il carico naturale, oggettivamente tu non vai in palestra ad utilizzare delle macchine a cui aggiungi peso, cioè tu stai utilizzando il tuo peso corporeo, quindi allora forse mi sono un po' spiegata male io, nel senso che ti volevo dire che oggettivamente l'aggiunta è del tuo peso corporeo, no? No, ma tu ti sei spiegata benissimo, perché è un argomento, è uno tra gli argomenti che piano piano negli episodi voglio trattare in maniera molto tecnica, perché per esempio, no? In realtà nella preparazione atletica non si sviluppano grossi volumi muscolari. Perché? Perché la forza, a parte la coordinazione, le abilità, la stabilità, però adesso parlo solo di forza perché parliamo di sviluppo del muscolo, no? La forza è molto vicina a un discorso anche di potenza, quindi dobbiamo parlare anche di massa per accelerazione. Sì, di esplosività. Quindi gli atleti che cosa fanno? Hanno occasione di lavorare con i pesi con tantissimo stress meccanico e cedimento muscolare ogni tanto per tirare fuori dei parametri che utilizzeranno per lavorare con i pesi, ma loro evitano un esagerato stress meccanico, evitano una esagerata ricerca del cedimento muscolare, che è quello che provoca più infiammazione, più ritenzione intracellulare, quindi più accrescimento di liquidi tra le fibre muscolari, si chiama ipertrofia sarcoplasmatica, e questo volume muscolare. Quindi che cosa voglio dire? Che per esempio anche nella pesistica, quando si va sul breve, quindi sforzi molto pesanti ma brevi, con buon recupero, c'è un miglioramento della forza e della potenza e meno volume muscolare. Che cosa succede? Ovviamente un corpo femminile di 50, 55, 60 kg, magari medio, quindi non particolarmente allenato,
non te le fa 15 trazioni. Quindi che cosa succede? Che fanno il gesto 2-3 volte e poi devono recuperare un po'. Quindi alla fine, perché la pole dance mantiene comunque un'armonia muscolare e una definizione senza accrescere troppi volumi? Perché ti costringe a lavorare più sulla forza e sull'efficienza della forza. Sì, in realtà perché poi fai tante ripetizioni, quindi questa è un po' la chiave di Però dilazionate. volta. Dilazionate. Quindi non promuove troppa No, infiammazione e non c'è grosso volume. Però anche quando lo dico, perché ci stanno spettatrici che sono molto interessate a questa cosa, che cos'è che ingrandisce la coscia, il braccio? È l'infiammazione. Vuol dire che voi lavorate in una modalità di stimolo motorio che è troppo vicina al bodybuilding, che è troppo vicina al cedimento muscolare, quindi tanta tensione meccanica e poco recupero. Però è anche vero una cosa, che quando vengono le signorine che non sono addentrate nel mondo della ginnastica e io gli dico fai questo gesto 4 volte e poi stai 3 minuti ferma, si litiga, Per farle stare ferme? e che sto ferma 2 minuti e mezzo e che sto ferma 3 minuti. Se non vuoi che ti crescono grossi volumi muscolari dovuti all'infiammazione, che tra l'altro il corpo femminile è molto più soggetto a infiammazione intracellulare, devi riposare. Io per esempio ho lavorato con una ragazza con un buon successo che, oltre ad avere la tendenza a crescere molto, a mettere tanto volume, aveva evidente capillarizzazione, quindi classici capillari flagidi. E gli ho insegnato a dire mai cedimento muscolare, quindi ti fermi sempre prima, anche se ti sembra che lavori meno, e pause lunghe. Ma che palle. Il corpo funziona così. E nelle discipline dove sei costretto al recupero e non riesci ad andare troppo oltre perché lo stimolo è tanto, come a ginnastica aerea e tutte le derivate, è normale che come conseguenza diretta c'è un muscolo più armonioso che raccoglie meno volume. Anche se, poi dimmi se lo introduci tra gli svantaggi, Sì. una cosa che noto in realtà anche nella danza, e oddio, in realtà lo sto notando in tutte le discipline sportive e motorie. Però forse nella danza e nella pole dance l'ho notato di più. Nelle discipline dove si sollevano spesso le gambe, le persone che praticano alla fine allenano molto una parte di addome, principalmente il retto dell'addome, con un pizzico anche di aiuto del bacino e di retroversione, e molto spesso hanno la parte di intrarotazione del femore e di retto del femore, quindi muscoli anche che fanno la flessione, debole, e hanno più problemi, più disfunzioni, pavimento pelvico, anche in generale, anche perché sono tutte discipline che per estetica ti portano questa puntina in là extrarodata. Non c'è mai un lavoro di intra per estetica, perché è brutta da vedere. Sì. E quindi vedo, ma ti ripeto, anche nella danza l'ho notato. Tra l'altro, voglio dire, il fatto di non avere tanto questo intra è proprio fisiologico, no? Cioè, per come noi siamo conformati. Sì, però ecco, sono dei distretti che io, anche per il mal di schiena, spesso, o per la stabilità del ginocchio, spesso metto l'attenzione. Sto vedendo che mi capita veramente tanto, cioè nei percorsi di ginnastica mi capita tanto spesso. E tu quali gruppi muscolari vedi che sono più deficitari, per esempio? Nella pole o in generale? Sì, diciamo in queste discipline di cui mi stai parlando. Il retto del femore, perché si va. Il retto del femore è tutto quello che fa la flessione della gamba senza l'ausilio dell'addome. Per esempio, mi è capitato di fare esercizio da antiversione. Quindi, per esempio, solleva la gamba tesa mantenendo il bacino in antiversione, e le persone si trovano dei range che dicono: cacchio, ma io non sono così rigida, io la gamba me la porto qui. Aspetta, te la porti lì, se molli la lombosacrale e se ti porti tutto con una piccola retroversione. Ma se tu mantieni l'orientamento lombosacrale corretto, non si allunga così tanto questo femorale, questo ischio-crurali. Perché, altra cosa tecnica che prima o poi tratterò, la lunghezza degli ischio-crurali, quindi del bicipite femorale, è molto connessa alla tensione in intrarotazione, tant'è vero che tante persone che non arrivano giù con i palmi delle mani, quindi classico pike, gambe tese e vai giù, basta che metti una pallina tra le gambe, gli dici prima di andare giù, intraruota e stringi, vanno più giù,
perché si crea proprio più spazio nell'anca a favore dell'allungamento degli ischio-crurali. Comunque sì, è un deficit che trovo nella popolazione in generale, ma nelle persone che fanno lavori aerei o danza lo trovo molto spesso, quindi intrarotatori, adduttori, retto del femore e a volte anche gran dentato, che non è una cosa buona, e muscolatura profonda dell'addome. Cioè addomi. Tu vedi, non vedi degli addomi efficienti? No, allora, addominale come flessore iper forti, Ok, ma addominale come stabilizzatore spesso inefficienti. Sì. ok. Ma ci rifletterò su questa cosa, ci farò attenzione. Ci farò attenzione. Che tra l'altro sono cose che io sono arrivato a scoprire con l'esperienza, perché mi sono capitate dei ballerini che mi hanno detto voglio incrementare la mia mobilità. E quando trovi una persona che fa l'oversplit, quindi la spaccata oltre la linea orizzontale o verticale, sagittale o frontale, e hanno delle mobilità assurde, io ho dovuto imparare dei funzionamenti biomeccanici, è un termine che è troppo utilizzato male, però appunto dei funzionamenti di anatomia funzionale e più nello specifico, e lì sono andato a vedere che per incrementare la lunghezza di alcuni range articolari che interessano molto ai ballerini, alle pole dancer eccetera, bisogna vedere l'efficienza degli intrarotatori e della muscolatura profonda dell'addome, e lì mi sono accorto di quanta carenza ci sta. Tant'è vero che è ovvio che un ballerino di 25 anni che ha l'oversplit, ma che non gli puoi più far stretching passivo, è completamente inutile. Direi di sì. Quindi il rinforzo di alcuni distretti è andare a pizzicare muscoli deficitari che potrebbero inibire la distensione. E lì appunto mi sono fatto le ossa su questi deficit qua. Quindi hai visto questo? Sì. Ok. Allora, io in realtà che cosa ho visto che secondo me è negativo, cioè che crea un po' di problematiche? Allora, innanzitutto il fatto che si ha la tendenza a non lavorare sia da una parte che dall'altra, cioè tu lo stesso movimento dovresti farlo a destra quanto a sinistra, almeno questo nella pole dance, no? Questo perché le persone non lavorano dall'altra parte, noi la chiamiamo la dark side, perché no, ma non ho l'aggancio bene, non lo so, non mi sento sicura. Vabbè, certo, ovvio, chiaro ed evidente, se sei destrorsa poi piano piano devi cercare di lavorare anche con la parte sinistra. Ci sta, serve allenamento, lo devi fare, ti devi tappare il naso, ma lo devi fare. Primo problema. Secondo problema, ho notato ad esempio in moltissime persone proprio una diciamo intrarotazione Certo. delle spalle, quindi una chiusura eccessiva, Certo. sempre perché ci sono appunto i muscoli agonisti e antagonisti che dovrebbero lavorare in sinergia, ma questo non succede. Per riagganciarci al discorso che facevamo all'inizio, multidisciplinarietà, farsi seguire comunque soprattutto se vuoi progredire nello sport da qualcuno che ti aiuta a livello individuale, che può essere la tua stessa insegnante di pole dance, ma affiancata comunque da un personal trainer. Ma vedi anche per esempio, no, banalmente lo stimolo aerobico e cardiovascolare, no? Tra l'altro ti dicevo inizialmente che io ho in programma degli episodi con dei preparatori, dei coach e degli insegnanti di altre discipline, però a volte trovo difficoltà a esplicare questo argomento in serenità. Cioè, la disciplina motoria non è il percorso di ginnastica motoria per eccellenza per ogni persona, perché ovviamente anche Pilates non può darti un certo tipo di stimolo cardiovascolare aerobico. No. La pole dance uguale, ci sono degli sport che invece sono molto inefficienti a livello di mobilità e flessibilità, ci sono degli sport che sono inefficienti a livello di forza, perché sono sport, sono discipline. E io che cosa dico agli insegnanti come te? Beh, tu hai anche una scuola, sei un'imprenditrice, insomma non sei solo un insegnante, però secondo me fa onore, fa competenza, fa lustro se un coach di CrossFit dice guarda, io le lezioni ce l'ho con mai meno di 15 persone. Quindi la propedeutica che ti propongo per gli esercizi è lo stesso esercizio con una bacchetta in PVC. Però bisognerebbe vedere se
gli angoli di flessione della tua colonna toracica, come si muove la scapola, il bacino, gli intrarotatori, la muscolatura profonda dell'addome, l'appoggio plantare. Bisogna vedere un sacco di cose che io non ti posso vedere in mezzo a 15 persone. Per quello ha senso un percorso individuale. Certo. Alcuni di noi, alcuni istruttori lo vedono come per dire: e che parlo male della mia disciplina? Ma no, non è che parli male della disciplina, che è uno sport. È specializzata in quella cosa, e poi soprattutto negli sport di gruppo a livello amatoriale, cioè bisogna anche tenere in considerazione questo. Stiamo parlando di sport di gruppo a livello amatoriale, dove all'interno di quell'ora, ora e mezza, ci sono dalle 10 alle 15 persone. Quindi è chiaro che il lavoro non può essere fatto a livello individuale, perché dovrebbe durare 15 ore se sono 15 le persone, no? Madonna, mi devi vedere quando mi hanno proposto in emergenza di fare una lezione di gruppo. Cioè, penso che il mio cane l'avrebbe fatta meglio. Lo so. Cioè, non sono proprio in grado. Cioè, io vado, Dio no, però tu allenati a tenere il braccio dritto perché l'extrarotatore lì. E gli altri Quanto hai persi. sforato? 20 No, ore? ma poi non gli ho fatto fare. Cioè, fondamentalmente è proprio imbarazzante. Cioè, sono proprio una pippa. Perché anche lì sono abilità. Cioè, bisogna saperle fare quelle Certo. cose lì. Poi, ritornando all'altra problematica, ovviamente sempre le varie problematiche che riscontro, problematica delle epicondiliti e epitrocleiti assolutamente all'ordine del giorno. Certo. Quindi, siccome non c'è questa struttura muscolare preparata, allora che facciamo? Facciamo le ripetizioni che mi propone la mia insegnante per fare questo movimento e sfruttiamo tendini e legamenti a più non posso. E quindi poi alla fine c'è questa problematica. L'altra cosa che riscontro, allora io sono un po' fissata, io ho inserito, è una banalità, però ho inserito nelle mie lezioni 2 esercizi che sono stupidi ma che secondo me sono fondamentali. Allora, il primo è lo spostamento del peso da un piede all'altro, in avanti, indietro. Impara a perdere l'equilibrio e a riprenderlo. Prima cosa. Seconda cosa, levati i calzini, non voglio vedere questi piedi inguantati. Il piede è pieno di propriocettori, deve sapere il tuo corpo dove sta. Quindi se tu inguanti questo piede è rincoglionito e non lo sa dove sta. L'altro esercizio sembra banale, ma è questo. Grasping, con le dita dei piedi o con le mani? Con le mani, anche con le dita dei piedi. Questo. Perché, voglio dire, nella pole dance, Le mani, certo. questi sono attori. Tra l'altro i benefici muscolari di tutta la struttura hanno uno stimolo molto forte della muscolatura della mano, che voglio dire che chi allena molto le mani e i piedi ha molta più facilità a mantenere muscolatura sia in densità che in efficienza su tutto il corpo, perché è banale, perché il cuore che va a fare la sua gittata, la sua propulsione è qui e arriva più difficilmente agli arti distali. È anche il motivo che c'era alla base delle palline antistress. Promuovo circolazione mani e piedi, quindi la circolazione, cioè questo stimolo, questo richiamo di tensione meccanica porterà sangue distale e ci saranno degli effetti sul sistema nervoso autonomo. Beh, Certo, tu sì, sai, sì. però è lungo. Però certo le mani, cacchio, tanto è vero, ho fatto un articolo dove ho dovuto mettere una slide sulla forza e io in genere metto sempre immagini di forza dove si vede la mano che lavora, per esempio l'arrampicata, perché vedi la forza si misura col grip. Già. Quindi la mano è molto importante e infatti tante persone che hanno lavorato solo ed esclusivamente in ambito di bodybuilding è per quello che a volte hanno problemi alle mani e ai piedi, sia per tensione e stimoli che derivano dalla troppa muscolazione centrale, ma anche perché non si riesce a stare al passo di masse oltre alla fisiologia con le mani e coi piedi. Però anche il lavoro di spostamento del peso, È proprio oggettivo. credimi che è allucinante quello che vedo. Certo.
Ma È che veramente scherzi. allucinante. Quindi io ultimamente ho fatto un investimento prendendo i famosi cuscini di propriocezione, Quelli che che io chiamo meduse. le medusette, i Sì, riccetti, sì. chiamiamoli come vuoi, sì. Perché inizierò ad utilizzarli. Mi prenderanno per matta, già lo so, farò le lezioni con i cuscinetti propriocettivi, Ah, ma vabbè, mi ma quello prenderanno per abituati. matta. Però visto e considerato che poi alla fine oggettivamente noi lavoriamo anche non staccando i piedi da terra, cioè, ma puoi capire il tuo corpo nello spazio, come si può muovere, come posso spostare il peso? Tra l'altro, sempre ritornando alla pole dance, ci sono tra i vari stili, c'è uno stile che io amo tantissimo, che è lo spin to static. Non so se hai visto qualche video. No, però intanto Al- spiegaci che vuol dire spin, Allora, spin significa giro, giro. perché il Allora, palo perché non il tutti lo palo, sanno. esatto, allora il palo ha la possibilità sia di stare fisso, quindi fermo su se stesso, che ha la possibilità di girare su se stesso. Ovviamente gira grazie a cosa? Grazie al peso del corpo del partecipante che prendendo una spinta dinamica lo fa girare. E questo rende le figure bellissime perché sembra che voli, è tutto molto armonioso. È per certi versi più difficile perché chiaramente devi lottare con delle forze di un certo tipo, per altri versi ti semplifica ad esempio l'ingresso in determinati movimenti perché quasi il palo ti ci porta. E lo spin to static invece è la tecnica di spin con il palo in statico. Quindi tu utilizzi lo spostamento del tuo corpo e la dinamica che riesci a ricavare grazie al movimento delle tue spalle, al movimento della testa, al movimento anche dei polsi e delle mani per far sembrare che tu stai effettivamente su un palo che gira su se stesso quando in realtà è fisso. Ed è bellissimo. E ci sono tutta una serie di esercizi che vanno però fatti a terra per riuscire a fare questo. Che poi, no, qualcuno che ha avuto un po' di esperienza motoria sa che stare appeso o in trazione richiama una certa presa. Sì, E quindi se il palo è fermo, come fate a girare? E io l'ho visto fare, è veramente particolare. esatto. Cioè, io ho visto a volte proprio degli angoli di forza. Oddio, qual è il contrario della forza centrifuga? La centripeda. Però in quel caso è centrifuga. In quel caso è Centrifuga centrifuga. o centripeda, sì. In quel caso è centrifuga. Però degli angoli veramente allucinanti che dici, ma se il palo è fermo, come cacchio fai? Perché poi sono 2 passi di rincorsa, non è che. No, è allucinante. Io veramente quando ci ho avuto a che fare ho capito che dietro ci stanno abilità motorie infinite, una forza allucinante. Cioè i vantaggi sono tanti, tanti, tanti. E anche per la sinergia che c'è tra l'abilità e la coordinazione e la forza. Perché tanti sport ti promuovono molta abilità, ma non ti promuovono troppa forza. No. E invece lì le cose sono praticamente quasi sempre incollate. Poi, dunque, io mi sento un attimo di dire una cosa che secondo me è veramente importante da insegnante. Io capisco che nell'era dei social siamo tutti velocissimi, velocissimi, dobbiamo imparare tutto velocemente. Vediamo un video fighissimo, sono alla mia 6ª lezione di pole dance, lo voglio fare anch'io. Quindi purtroppo, ma io lo capisco perché poi si entusiasmano questi allieve, ti arrivano con il video della super fichissima pole dancer che lo fa da 15.000 anni e ti dicono voglio fare questo a lezione quando hanno iniziato magari da poco più di un mese. Andiamoci piano, veramente andiamoci piano, perché per costruire delle abilità serve del tempo, perché oltre al fatto che devi oggettivamente costruire l'engramma motorio, quindi devi allenare il tuo corpo a fare determinate cose che non hai mai fatto. Poi tutti questi movimenti, che sono tutti spezzettati in tanti piccoli pezzetti, vanno messi insieme. Devi costruire tutta una serie di abilità che sono necessarie, ma soprattutto sono necessarie per non farti male. E questo è importante perché veramente con gli sport acrobatici, ma poi anche con tutti gli sport, farsi male è abbastanza facile se non vengono fatti bene. Poi correggimi se dico una sciocchezza. Guarda, nel mio disclaimer che ho fatto come episodio 0 del podcast, ho fatto proprio
luce sulla differenza tra esercizio per la salute psicofisica e sport, che è una cosa che purtroppo ancora si fa confusione, ancora si fa casino. Ma gli sport, appunto, essendo discipline sportive, motorie, artistiche, quello che vuoi, possono avere delle carenze. Per esempio abbiamo parlato del fatto degli stimoli aerobici, cardiovascolari, eccetera, o in altri sport altre carenze, e soprattutto possono, per iter di percorso, non essere proprio efficienti e congrui a un miglioramento di salute psicofisica. Ti faccio un esempio banale: una persona non si è mai allenata, entra a 28 anni alla tua scuola di pole dance, vuole fare pole dance, inizia ad allenarsi con gli stimoli specifici dell'esercizio della pole dance, che hanno tanta tensione meccanica. L'adattamento legamentoso, tendineo e connettivo non è proprio il migliore possibile, perché andrebbe fatto un lavoro di condizionamento. Ma questo non vuol dire che le discipline sono brutte e cattive, No, vuol dire che è normale che ci sia una differenza tra una disciplina sportiva, motoria e artistica e un percorso di esercizio per la salute. Poi sicuramente ci sono grosse parti dove si sovrappongono, no? Veramente una grossa parte, però nessuno può dire io con la salute della mia struttura motoria sto al top del top perché faccio questa disciplina. Non è mai possibile. Ogni disciplina ha delle cose che andrebbero o integrate, o magari appunto c'è bisogno di un tempo che l'avventore medio di quella disciplina non lo vuole rispettare, perché no. voglio mettere il video, voglio fare quella cosa. Soprattutto con queste, diciamo, pseudo artistiche, chiamiamole così, no? Per cui vedono la pole dance è molto spettacolare, no? Se tu metti qualsiasi video di qualsiasi brava pole dancer, vedi delle cose pazzesche, quindi tu dici, cavolo, voglio fare anch'io questa cosa. Quindi mettendosi nei panni ovviamente dell'utente medio che dice io vado a fare pole dance perché voglio fare questo, è chiaro che si aspettano che in un tempo molto breve, tant'è che la domanda è proprio questa: in quanto tempo riuscirò a fare questo? Questa è la domanda classica che tu fai e io non ti posso rispondere, vanno valutate tante cose. E poi magari vengono una volta a settimana a lezione, questo è fantastico. Il problema, in realtà vorrei proprio porre l'accento su questo: non ci autoinganniamo, non ci prendiamo in giro, cioè i social prendiamoli per quello che sono, vale a dire una rivista patinata. Dietro un video meraviglioso di una pole dancer che fa delle cose pazzesche ci sono ore e ore e ore, anni e anni e anni di preparazione, partendo dall'ABC. Quindi l'ABC non bisogna dire vabbè l'ABC lo so oppure l'ho fatto una volta, no, l'ABC sono i tuoi mattoncini su cui tu poi devi costruire tutto l'alfabeto. Spero di essermi fatta capire con questo. Sì, ma poi stiamo parlando tutti di quanto è inquinata e tossica la comunicazione mainstream sui social. Purtroppo sì. E tanti di noi, io mi ci metto in primis, siamo anche arrabbiati con i colleghi, perché ci sono delle ragazze che ti hanno detto, dico una cosa ipotetica, però voglio far passare l'iter che può esserci dietro alcuni professionisti. Mhm. Io inizio, devo fare quello in 10 giorni perché lo devo far vedere, lo devo mostrare perché è bellissimo, magari dopo 5 anni insegno. Allora sì, E questo per dirti cosa, che ho fatto un post su questo, ne ho parlato anche in maniera specifica in un altro episodio. Ci sono delle persone che hanno guai veri e propri con il criterio estetico, con l'adeguatezza, eccetera, che fanno i personal trainer. Quindi anche lì, torniamo al discorso iniziale, basta il titolo, la competenza, l'autorità, il nome, la professione per stare in buone mani? No. Quindi, cioè, bisogna fare luce anche sul fatto che siamo esseri umani e bisogna vedere anche, bisogna sperimentare, bisogna seguire il esattamente. podcast, così abbiamo sempre più informazioni per orientarci meglio. Però In no, realtà alla teoria serve poi la pratica, no? Quindi nel momento in cui tu comunque studi, sei un teorico meraviglioso, devi sempre abbinare poi l'esperienza e l'esperienza te la fai sul campo, inevitabilmente. Però non puoi vivere solo di esperienza.
Certo. Quindi l'esperienza poi ti deve portare a voler approfondire. Quindi nel momento in cui tu ti rendi conto, facendo un atto fisico, che succede qualcosa, devi chiederti il perché. Tant'è che riagganciandosi a questa storia che hai detto tu delle ragazze che dopo 5 anni decidono di diventare insegnanti, allora io faccio anche i corsi istruttori per un ente di promozione sportiva e quindi faccio proprio la formatrice. La cosa triste, gestendo un mini corso per quanto vuoi, sai, sono sempre corsi che durano poco purtroppo, ma questo sempre perché l'utente dall'altra parte ti dice: io non voglio fare un corso che dura 7 settimane, voglio riuscire a concretizzare in breve tempo. Sempre lo stesso cane che si morde la coda. Quindi faccio questo mini corso di anatomia e biomeccanica per quanto possibile, perché se inizi a parlare di gradi la gente non ti segue, e di diciamo teoria del movimento. Le persone che si approcciano molto spesso, se tu gli parli di un gruppo muscolare, non sanno neanche dov'è. E questa è la problematica principale. Magari fanno anche pole dance da 7 anni. E questo un po' te la Guarda, dice lunga. questo argomento mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Il discorso che ci sono ancora discipline motorie sportive dove la somministrazione di esercizio è fatta da ex artisti di quella disciplina. Ti faccio un esempio. Se tu vai a vedere una classe media di ginnastica artistica, loro sono dei fenomeni, per carità, sono dei fenomeni, ma il riscaldamento che fanno è una roba anni 60. È Lo una stretching, ne parliamo? Ok, anche nella danza con lo Con le stretching. bambine che piangono? Ok, quindi qual è il discorso? Non è che siccome quello a 16 anni ha fatto 5 anni di competizioni, dai 16 ai 21, 5 anni di competizioni internazionali e mondiali con successo, sa cosa somministrare a un corpo. Probabilmente sa il lato tecnico del gesto, ma il lato motorio è tutto un altro discorso. E per esempio, io mi do una pacca sulla spalla quando capito all'interno di discipline motorie che non conosco, come mi è capitato nella danza, ma ultimamente mi è capitato nel pattinaggio, che io non so pattinare, però non veniva questa figura. Ragionamento, probabilmente devi cercare di portare il ginocchio in più in valgo e il piede in pronazione. Questa cosa ha funzionato e questa persona mi ha guardato come per dire: cacchio, ma cioè, come fai a saperlo? Non lo so, è motorio, non è tecnico. Per lo stesso motivo, se lì c'è da sistemare un qualcosa, distretto interno, esterno, ginocchio, mediale, distale, piede, addome, io lo so fare a prescindere dalla disciplina artistica. Viceversa, chi conosce solo la disciplina artistica non è detto che sappia darti l'iter motorio in termini di rinforzo e flessibilità per arrivare al punto tecnico. Sì. Non so se mi sono spiegato. Hai perfettamente spiegato il problema. Quindi ha voglia di studiare. Sì, bisogna studiare, bisogna comunque aggiornarsi. Chiunque faccia un lavoro di natura sportiva, nel campo medico, non deve adagiarsi sugli allori, deve fondamentalmente continuare ad aggiornarsi. Le ricerche scientifiche, le scoperte sono tantissime, ce ne sono tantissime sempre all'ordine del giorno, quindi non fermatevi davvero perché lavorate con persone, non lavorate con numeri, quindi è veramente importante dare valore alle persone con cui lavorate. E poi nel caso mi è rimasta qua la cosa, quel post, perché era un professionista che rispettavo. Ma che faceva? No, lui è un biologo nutrizionista, è anche molto bravo con gli argomenti, con le competenze e i contenuti, però a me quando si comincia a dire c'è la testimonianza positiva, non mi interessa, sei un cretino, se vai lì sei stupido, non vuoi il benessere della persona, vuoi solo dire non vi fidate di quelli, fidatevi solo di quegli altri. Ma se quegli altri sbagliano non mi interessa, sei scemo. Sta roba cieca non mi piace. Ma questa è chiusura mentale. Come lo vedi il futuro? Il futuro della pole dance? Il futuro dell'osteopatia? Il tuo futuro in queste due competenze? Allora, il mio futuro in queste due competenze, ti dico la verità, io ovviamente adesso mi vedo più
nella figura di osteopata che nella figura di insegnante, nonostante poi comunque insegnare mi dà veramente tanta, tanta gioia, soprattutto con i principianti, perché grazie insomma a questi studi che ho fatto sento di poter fare un pochino, non tantissimo, ma un pochino la differenza. Per quanto riguarda la pole dance, il futuro è una massificazione. Ho visto veramente una crescita esponenziale delle scuole, degli insegnanti negli ultimi anni e arriveremo sicuramente ad una saturazione, come è successo per tanti altri sport, quindi in ogni angolo si andrà, in ogni palestra si andrà, in ogni struttura sportiva si andrà, sicuramente ci sarà il corso di pole dance. C'è anche da dire che pian piano però altre discipline stanno un po' prendendo il sopravvento, come ad esempio le discipline circensi, le ex discipline circensi, che sono poi tessuto aereo e cerchi aerei, che stanno un po' soppiantando la pole dance, perché sono soprattutto, sai, il tessuto e il cerchio, le persone vedono questi strumenti come degli strumenti molto spettacolari, anche che evocano un po' qualcosa di fuori dalla portata, ecco, il mondo circense, che è quello che comunque poi ha sempre affascinato un po' tutti e continua ad affascinarci. Quindi sicuramente la pole dance continuerà a crescere, avrà come tutti gli sport i suoi periodi, come è stato anche per lo yoga, no? E come con il Pilates, i suoi periodi di declino e i suoi periodi di nuovo di ascesa. Un po' così. Bene, direi che abbiamo parlato di cose molto interessanti, siamo riusciti a parlare, come sempre nel mio podcast, di comunicazione sostenibile, abbiamo parlato di osteopatia, abbiamo parlato di appunto anche lì orientamento tra scienza, non scienza, metodi efficaci, metodi che in Italia sono un po' più legnosi e luoghi comuni della pole dance, vantaggi e svantaggi. Ti ringrazio tantissimo, io invito le persone a casa comunque a riflettere su questi argomenti, su questi spunti di riflessione. Vi chiedo per favore di commentare anche con critiche perché il podcast cresce in base a quello che arriva agli spettatori. Il podcast è presente anche in formato solo audio per chi si trova scomodo con il video, Spotify, Apple Podcast e Amazon Audible, tutte le varie piattaforme di podcast solo audio. Tra l'altro ci sono stati dei giorni dove siamo arrivati anche quarti nella categoria fitness. Però complimenti! Con 7-8 episodi, quindi ottimo. Prima di salutarci voglio chiederti i tuoi contatti. Sì, allora, i miei contatti sono per la sezione osteopatica s.nocco_osteopath su Instagram, mentre per quanto riguarda la scuola di pole dance la pagina principale è Vertical Dolls, quindi le bambole verticali. Grazie mille. Grazie a te. Mi raccomando, peso le parole.